Immagina di poter liberare la tua mente, di lavorare in uno spazio dove ogni cosa ha un suo scopo, dove la semplicità guida ogni tua scelta. In un mondo sovraccarico di stimoli, distrazioni e pressioni costanti, il minimalismo non è solo un approccio alla vita, ma una strategia potente per trasformare il modo in cui lavoriamo. Questo non è solo un invito a fare meno, ma a fare meglio, a produrre contenuti di alta qualità con meno stress e più intenzionalità. Nel processo creativo, ogni distrazione rappresenta un'interruzione del flusso, un'ombra che si insinua tra te e la tua visione. Viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da notifiche, messaggi e in generale stimoli visivi. Queste distrazioni non solo frammentano la nostra attenzione, ma erodono anche la nostra capacità di concentrarci profondamente, che ovviamente è la chiave per creare contenuti significativi. Il minimalismo ci invita a ridurre queste distrazioni, a creare uno spazio fisico e soprattutto mentale libero dal superfluo, dove possiamo veramente immergerci nel nostro lavoro. Facciamo un esempio. Immagina di avere una scrivania piena di carte, gadget e dispositivi vari. Ogni volta che ti siedi per lavorare, la tua attenzione viene deviata. Prova a ridurre il tuo spazio di lavoro al minimo. Solo il computer, il microfono per il podcast e una tazza di caffè. Vedrai che la tua mente sarà più focalizzata sul lavoro creativo. Uno degli errori più comuni tra i content creator è pensare che tutto sia importante, ma la verità è che solo poche attività portano a risultati concreti. La sfida quindi non è solo fare di meno, ma fare di più di ciò che conta davvero. Dare priorità all'essenziale significa dedicare le tue energie alle attività che hanno il maggior impatto sul tuo pubblico e sulla qualità del tuo lavoro. Il minimalismo ti sfida a essere selettivo, a concentrarti su quelle poche cose che davvero fanno la differenza. Facciamo un esempio. Se stai creando un podcast, potresti pensare che sia fondamentale passare ore a perfezionare ogni singola transizione audio. Tuttavia, ciò che conta di più per i tuoi ascoltatori è il contenuto del messaggio. Quindi invece di dedicare tempo alle piccole rifiniture, dedica più energie a scrivere un copione coinvolgente e ben ricercato. Il processo creativo può facilmente diventare complesso e sovraccaricato di dettagli inutili. Ogni decisione che tu prendi durante la giornata consuma energie mentali e troppe scelte possono portare a stanchezza decisionale, riducendo quindi la qualità del tuo lavoro. Il minimalismo ci insegna che semplificare significa creare processi snelli e automatici che riducono al minimo le decisioni quotidiane, liberando tempo e risorse mentali per ciò che conta di più, ovvero la creatività. Facciamo un esempio. Supponiamo che tu passi molto tempo a creare le miniature per i tuoi video su YouTube. Puoi risolvere questo problema creando un template standard, per esempio, che ti permette di sostituire solo il testo e le immagini principali. In questo modo risparmi tempo ed energia, che puoi ovviamente dedicare alla creazione del contenuto vero e proprio. La pressione di produrre costantemente nuovi contenuti può essere veramente schiacciante, portandoti a sacrificare la qualità per la quantità. In un mondo saturo di informazioni, ciò che realmente spicca è la qualità. Il minimalismo ci insegna che meno è più. Quindi concentrati su meno progetti, ma assicurati che ogni singolo pezzo di contenuto che produci sia curato nei minimi dettagli, riflettendo la tua vera essenza e il tuo impegno. Facciamo un esempio. Invece di pubblicare un video ogni giorno, perché non concentrarsi su un video alla settimana che sia realmente ben fatto? Potresti investire quel tempo extra per migliorare la narrazione, l'editing o fare ricerche più approfondite. Il risultato sarà un contenuto che risuona meglio con il tuo pubblico e che ha maggiori probabilità di essere condiviso. Il tempo è la risorsa più preziosa per un creatore di contenuti. Tuttavia, molte volte noi lo sprechiamo in attività che non aggiungono valore al nostro lavoro. Gestire il tempo in modo intelligente significa eliminare le attività che non sono essenziali e concentrarsi quindi su quelle che realmente contano. Adottare un approccio minimalista alla gestione del tempo significa essere intenzionali ogni minuto, assicurandosi che il tempo speso sia allineato con i propri obiettivi creativi. Facciamo un esempio. Se ti accorgi che rispondi alle mail in modo dispersivo durante tutta la giornata, prova a dedicare un'ora specifica solo a questo compito, magari a inizio giornata. Il resto del tempo sarà libero e potrai dedicarti alla produzione del contenuto senza continue interruzioni.
Un errore comune tra i creatori di contenuto è l'acquisto continuo di nuova attrezzatura, nella speranza che questa migliori la qualità del proprio lavoro. Tuttavia, lo sappiamo bene, spesso la migliore attrezzatura è quella che conosciamo meglio e che sappiamo utilizzare al massimo delle sue potenzialità. Il minimalismo ci invita a semplificare anche in questo ambito, utilizzando solo gli strumenti essenziali e imparando a sfruttarli al meglio. Facciamo un esempio. Invece di acquistare costantemente nuovi strumenti, concentrati sull'uso ottimale di quelli che già possiedi. Ad esempio, un microfono di buona qualità e un buon software di editing possono bastare per produrre podcast di alto livello, senza bisogno di ulteriori accessori. Alcune attività ripetitive e quindi poco creative possono essere automatizzate o delegate, liberando il tuo tempo per concentrarti su ciò che ami davvero fare, ovvero creare contenuti. L'automazione e la delega sono principi chiave del minimalismo che ti permettono di mantenere la semplicità senza rinunciare alla qualità o alla quantità del lavoro prodotto. Facciamo un esempio. Utilizza strumenti come ad esempio software che programmano la pubblicazione sui social media per pubblicare contenuti a orari ottimali senza doverlo fare manualmente. Oppure, se possibile, dedica l'editing a un collaboratore, così hai più tempo per dedicarti maggiormente alla parte creativa. Il flusso di lavoro di un creatore di contenuti può diventare complicato e inefficiente nel tempo. Periodicamente è molto importante rivedere e valutare il proprio processo di lavoro, andando a identificare i passaggi che possono essere semplificati o eliminati del tutto. Questo approccio minimalista al workflow ti consente di mantenere la massima efficienza, evitando il sovraccarico e lo spreco di risorse. Facciamo un esempio. Se scopri che stai spendendo troppo tempo in post-produzione, valuta se alcune modifiche possono essere fatte durante la registrazione, come un setup audio migliore che richieda meno editing successivo. Il minimalismo non si applica solo al mondo fisico, ma anche a quello digitale. Un desktop caotico, un'email sovraccarica o troppi strumenti di lavoro digitali possono creare stress e ridurre la tua produttività. Adottare il minimalismo digitale significa organizzare e semplificare il tuo ambiente di lavoro digitale, riducendo il rumore e quindi le distrazioni. Facciamo un esempio. Immagina di avere centinaia di file sparsi sul desktop del tuo computer. Dedica un'ora a riordinare tutto, creando cartelle ben organizzate. Questo ti permetterà di trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno e quindi di concentrarti meglio. Il minimalismo è uno stile di vita e come tale richiede lo sviluppo di abitudini quotidiane che riflettano appunto questa filosofia. Le abitudini minimaliste ti aiutano a mantenere la semplicità nella tua vita e nel tuo lavoro, permettendoti quindi di concentrarti su ciò che è veramente importante. Facciamo un esempio. Una routine mattutina minimalista potrebbe includere solo 3 cose: meditazione, sessione di brainstorming per i tuoi contenuti e una breve sessione di esercizio fisico. Questo ti prepara mentalmente e fisicamente per una giornata produttiva senza sovraccaricarti di attività non necessarie. Il minimalismo nella produttività non riguarda solo il fare meno, ma il fare meglio. È un approccio che ti permette di liberare la mente, semplificare il tuo lavoro e concentrarti sulle cose che veramente contano. Immagina di produrre contenuti di alta qualità senza lo stress e la frenesia che spesso accompagnano il processo creativo. Questo è il potere del minimalismo: ridurre il superfluo per lasciare spazio alla creatività e alla passione. Ricorda, la chiave è la qualità, non la quantità. Bene, spero che questo video sia stato utile e interessante, spero di averti raccontato cose che non sapevi, magari fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ti ringrazio e noi ci vediamo settimana prossima.